Benvenuti amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi vi voglio far vedere questo Paphiopedilum ibrido americano che ha terminato la fioritura. Lo svasiamo, tiriamo fuori il tutto dal vaso, vediamo un po' la situazione. Eccola qua la situazione, abbiamo tolto tutto dal vaso. Ha delle belle radici, guardate, non è proprio ridotto malissimo. Delle belle radici, bellissime radici, abbastanza, nonostante tutto, per essere in questo substrato da parecchio tempo, le radici non erano ridotte eccessivamente male. Allora abbiamo la pianta principale dove abbiamo già perso il fiore, perché il fiore è andato via dopo tanti giorni. Abbiamo queste ricrescite laterali, ne abbiamo una a destra e una a sinistra. Nel frattempo qui sta cadendo giù tutto. Allora, quando rinvasate un Paphiopedilum, l'importante è controllare bene che le radici siano abbastanza sane, tagliare tutto quello che va tagliato, tutto quello che va tolto. Qui ci sono pezzettini di barche che sono agganciati sulla radice, cercheremo di far pianino per poter togliere tutto. Ci sono dei pezzettini di radice che vengono via anche con le mani. Vedete, la caratteristica del Paphiopedilum è proprio di avere questi peletti sulla radice, non so se li vedete, questi pelettini proprio con cui si nutre, quindi l'importante è mantenere sempre questo stato di radici. Forse li vedete meglio qua, questi peletti. È molto importante che rimangano perché poi lei vive con questi, rispetto a altre radici, queste sono dotate di peletti con i quali assorbe tutto il nutrimento. Se vogliamo metterla in inerti, questa pianta, l'importante è che puliamo bene tutto il vecchiume che c'è, perché in inerti ci possono stare pezzi di barche vecchi che vanno tolti. Se vedete, pezzi di radici vengono via anche con le mani, quindi se trovate qualcosa di duro lasciatelo, ma se trovate qualcosa di morbido toglietelo, molto semplice. Poi la metterò, guardate, togliamo anche la stecca floreale perché tanto oramai questa non serve più. Ok, togliamo tutto, puliamo e leviamo. Questa si toglie in maniera opposta, eccola qua. E questa la togliamo lo stesso alla maniera di qua. Questi sono dei gangettini che lavorano all'inverso, uno va agganciato in un modo e l'altro nell'altro, e abbiamo fatto. Abbiamo tolto il tutto. Cerchiamo di pulire il più possibile tutta la situazione. Sentite, anche con le mani, se non volete prendere le forbici non è un problema. Questa radice qui, per esempio, sembra che sia abbastanza andata, infatti non è difficile vedere questa situazione. Toccatele con le mani, le sentite se sono piene, questa si vede che è piena, questa si vede che è piena, non ci sono problemi. Quando sono radici andate, vengono via da sole. Chiaramente poi butterò via tutto questo composto che è qua. Puliamo ben bene, non erano ridotte male, io ho fatto una semplice cosa, quando l'ho portata a casa, siccome il substrato è barche e in casa, essendo inverno, c'è più umidità, non l'ho bagnata una volta ogni 15 giorni, anzi mi ero fatto il problema, dico chissà, tutta questa mia poca acqua che gli do, che cosa genererà? Ha generato che le radici sono rimaste intatte, cioè proprio non l'ho bagnata perché mi sono detto questo sarà un substrato abbastanza, tanto è vero, abbastanza vecchio, non è vero che ancora è bagnato, ancora è scuro, ma gliene ho data veramente poca, veramente poca. Guardate, questo è tutto il substrato che è uscito dalla pianta, quindi quello che vedete scuro è barca ancora bagnato. L'ho bagnata veramente poco, proprio per paura di far danni, in realtà danni non li abbiamo fatti perché l'abbiamo tutelata. Qui c'è qualcosa che non mi convince, però una tagliatina gliela possiamo dare, non è un problema. A tatto più o meno ci siamo. Io voglio trasformarla oggi, metterla sì in inerti, ma eccolo qua, ok. La mettiamo in inerti ma con il sistema del vaso auto-irrigante, perché poi voglio che sia lei a cercare l'acqua e a prendere tutto quello che gli serve senza che la bagno io. Qui era un substrato fatto abbastanza in maniera intelligente perché c'era pietra pomice e barca, vedete quella chiara la pietra pomice, quindi diciamo è un'azienda abbastanza seria questa che li vende, era dal grossista vicino casa, non è un vivaista
di orchidee, però vedete, avendoci già barche e pietrapomice, diciamo che il substrato era stato fatto in maniera molto ma molto intelligente, proprio per garantire alla pianta, al Fabiopedilum ibrido americano, una buona sopravvivenza. Allora, non le staccate le nuove ricrescite, perché queste sono importanti. Vedete che partono dalla base, praticamente proprio dalla base vengono su i due nuovi figli che poi faranno i fiori l'anno prossimo, quindi non fate mai il lavoro di staccarlo, perché sicuramente vi si stacca, però poi diventa più difficile per loro andare avanti, perché praticamente la radice fa per tutti, la radice è una radice condominiale, praticamente lavora per tutti, per la pianta madre e per i figli. Quando poi i figli saranno autonomi ne produrranno di loro, però in questo momento vivono tutti a livello condominiale, quindi stanno attaccati su un'unica rete di radici. Allora, questa è la situazione. C'è questa che mi rimane un po' pendente, non so se forse la taglio qui, ma sì, la taglio qui, via, la taglio, perché mi pare che se no sto mezz'ora anch'io a dondolarla in attesa che succeda qualcosa. Poi si è rotta, andava tagliata. Allora, abbiamo fatto il gioco è fatto, la pianta è pulita, vedete? Sono soddisfatto. Questo è un garden vicino casa, non è un vivaista di orchidee, e nonostante tutto la radice è buona. È un po' secchina, perché non l'ho bagnata proprio per evitare di farla impudridire, l'ho lasciata. Qui c'è pure un pezzettino nero su una punta, però possiamo anche fare così e via, perché sta punta nera non credo che risusciterà mai. Una volta fatto questo tipo di rinvaso, io ho già qui il cestello mio con tutti quanti gli inerti, e ho il vaso dell'autoirrigazione che vi ho fatto vedere dopo 8 giorni funzionante. Che cosa faccio? Faccio semplicemente che sfasciamo il tutto, mettiamo la pianta qua, ok, la pianta sta appoggiata. Allora, il vaso autoirrigante lo abbiamo qua, lo aggiustiamo un po', vediamo poi se è giusto. Vediamo se è giusto questo vaso. Innanzitutto vediamo la condizione della radice, se la possiamo mettere anche in questo vaso qua. Sì, possiamo metterla anche in questo vaso suo. Era in questo vaso suo la mettiamo. Facciamo così, riappoggiamo la pianta, vuotiamo il vaso autoirrigante, questo funziona, però lo spostiamo, leviamo questo laccio e lo mettiamo nell'altro vaso, dato che riutilizziamo il suo. Per metterlo è molto semplice, perché basta che prendiamo il filo, lo facciamo passare, il filo del laccio lo facciamo passare da un foro, lo facciamo passare all'altro, ok? Eccolo qua, ci siamo, questo è il vaso, è pronto. I lacci poi andranno tagliati perché sono più lunghi, non è un problema. Per tagliarli basta semplicemente appoggiarlo, tagliamo la lunghezza che più ci serve e il gioco è fatto. Allora, e questo è il vaso con l'acqua e tutto, eccolo qua, è pronto. Aggiungeremo poi dell'altra acqua. Mettiamo giù l'inerte, mettiamo giù tutto, ci prepariamo, ci organizziamo, mettiamo giù la pianta, la teniamo a una certa altezza, mettiamo giù, ci metto l'inerte, quello asciutto sotto, un po' di quello asciutto e un pochino di quest'altro che era quello che già era nel vaso. Mandiamo giù, cerchiamo di distribuirlo meglio possibile, alterniamo un po' di inerte asciutto ed inerte bagnato, in modo tale che poi, perché l'inerte già lavorava, l'inerte che vi ho fatto vedere che era nel vaso già lavorava, il vaso funzionava già da 8 giorni, le radici no. Allora metteremo insieme un po' di inerte asciutto, di inerte bagnato, in modo tale che diamo tempo anche alla pianta di abituarsi un po', ok? Quando abbiamo fatto il lavoro, diciamo che il gioco è fatto, non dovremo più bagnarla. Ho preferito lasciarla un pochino più sollevata, proprio per un motivo. Lasciarla un pochino più sollevata perché voglio che la radice non stia subito a contatto con l'acqua. Ecco perché l'ho lasciata un pochino più sollevata. Eccola qua.
in modo tale che la radice non è abituata a lavorare in questa maniera. Un pochino più sollevata serve solo per permettere alla radice di abituarsi all'umidità. Se la mettevo troppo bassa avrebbe trovato già un'umidità, perché questo è il vaso che vi ho fatto vedere che già funzionava. In questa maniera la radice è un pochino più sollevata da terra, non sta già a contatto con un vaso che funzionava già da 8 giorni senza la pianta dentro, e il gioco è fatto, semplicissimo, guarda. È un sistema di mettere le piante molto facile, no? Non aggiungete acqua assolutamente, non date acqua da sopra, la pianta non è abituata, il vaso funzionava già da 8 giorni. Quindi lasciate tutto in questa maniera, non toccate, non date acqua, controllate solo il livello dell'acqua sotto, in modo tale che ci siano 2 centimetri, 1 centimetro, 2 centimetri, mettete quello che volete. Adesso ci sono andati a finire dei pezzettini sotto, no? È uscito un po' di substrato, non è quello un problema, si leva. Se ci è andato a finire qualcosa lo leviamo, possiamo anche cambiare l'acqua e mettere l'acqua pulita, che non è un problema. Adesso aggiungerò un pochino più acqua in modo tale che la sistemo tutto. Vi faccio vedere quanta acqua aggiungo, vi faccio vedere tutto. Ecco l'acqua che ho aggiunto. Sono 2 cm di acqua e 2 cm di vuoto. In questa maniera qui passa anche ossigeno. Perché passa ossigeno, come vi dicevo? Perché il vaso non è che è messo lì in maniera compressa con chiusure ermetiche, quindi un minimo di passaggio d'aria c'è anche quando tirate su e giù il vaso, insomma, per controllare l'aria viene su per forza, se no non verrebbe su neanche l'acqua, quindi c'è un passaggio obbligato per entrambi. In questa maniera qui non dovete fare altro che lasciare tutto, assicurarvi che l'acqua alla base ci sia, e fa tutto lei. Mi raccomando, ecco perché ho tenuto un pochino più alta la pianta, per non metterla proprio sotto, perché sotto già il vaso era, compreso il laccio della scarpa, era già un laccio funzionante e un vaso pronto da 8 giorni. Questo è tutto, questo è il primo Paphiopedilum ibrido americano, ce n'è un altro, poi faremo il video la settimana prossima. L'importante è che avete visto come lavora il tutto, e poi vi farò vedere come va la pianta. Questo non lo taglio ancora, aspetto ancora qualche giorno. Possiamo tagliarlo o lasciarlo. Se lo tagliamo dobbiamo disinfettare noi le forbici, se lo lasciamo la pianta lo secca, quando l'ha seccato e lo possiamo tagliare. A presto al prossimo video, grazie di avermi seguito.